E non ho attaccato le cuffie. Chitarristi, bentornati nel 10° episodio del Diamoci un tono. Il tema del video, come avete visto anche dal titolo, sarà Slash, iconico chitarrista dei Guns N' Roses che ha fatto anche un sacco di altre cose stupende con tantissimi artisti. Giuro, ha fatto un disco con ogni canzone con un cantante diverso e quel disco lì è una roba folle. Ascoltatelo se non l'avete ancora fatto. Ora, mentre lasciate un bel like al video e vi iscrivete al canale, vi avviso già che quando toccherà a me fare suoni, che saranno dopo i vostri, sentirete un amplificatore che è esagerato. Me l'hanno mandato i ragazzi di Musical Store 2005, io non vi voglio dire quale amplificatore è perché me lo dovete dire voi. Indovinate qui sotto nei commenti. Ora iniziamo con i vostri suoni e io mi aspetto tantissime Les Paul. Ciao Ale e ciao a tutti gli amici di Shepperton. Io sono Andrea, in arte Bise Rock. Per fare il suono di Slash ho utilizzato Epiphone, Blues Power di Jared James Nichols, bellissima chitarra, una Moore G200 con un TS9 davanti per boostare, e ho usato una simulazione del JCM 200 diretto nella scheda audio nel computer. E infatti che Les Paul sia. Allora, quella chitarra qua è spettacolare perché è una versione speciale della Les Paul, che è la Jared James Nichols della Epiphone, ed è stupenda perché ha solo un pick-up. Praticamente è la Esquire, ma della Les Paul. Il pick-up è un P90 e quindi il suono è super tagliente al punto giusto ed è uno spettacolo. Veramente stupendo. Poi io guardo il video e c'è una cosa sola che mi... quella spalla della Les Paul senza il selettore. Giuro, la chitarra è bellissima. Però quel selettore lì che manca, potevano mettercelo finto tipo l'Iron Cross di James Hetfield. Veramente stupendo ed è l'ennesima dimostrazione che con attrezzatura relativamente economica si possono fare dei suoni stupendi, cioè hai usato una Moore G200. Il prossimo è Andrea, che non mi ha mandato il video parlato, peccato, però mi ha scritto la lista di tutto quello che ha usato e dice: non ho utilizzato né programmi né plugin specifici, ho semplicemente attaccato la mia tele di liuteria alla Moore G200, quindi è la seconda volta, cioè non lui, cioè è la seconda volta che c'è una G200 in questo video. E poi ha utilizzato lo Shuffle Replica come pedale, che è bellissimo, e il Tech 21 Fly Rig Kotzen. Finalmente, cioè finalmente è il secondo, poverini voi in generale, nel senso, qualcosa di Slash che non è dei Guns N' Roses, ma è una canzone fatta con Myles Kennedy. In questo caso dovrebbe essere... non mi ricordo il titolo. Me l'ha anche scritto. La canzone è Driving Rain, stupenda. Il suono è stupendo e facciamo notare che non ha utilizzato una Les Paul. Quindi basta, prossimo. Anzi, solo merito perché con una Telecaster col single coil hai replicato il suono in maniera veramente fedele. Non sto ridendo per lui che suona, è che ho schiacciato e non ho preso la barra per far partire il video. Sì, è successo un'altra volta. Bellissima, e adesso voglio godermi il ritornello. Vai. Stupendo perché comunque
La Telecaster ha tutte queste frequenze alte che sono tipiche del suono di Slash, solo che Slash le tira fuori dalla chitarra in maniera un pochino diversa perché viene fatto tutto dopo la chitarra. Qua sono frequenze che arrivano già dalla chitarra. Poi suonate tutti bene, siete tutti bravissimi. Bellissimo. Adesso però voglio sentire l'assolo. E 3. Bello, il suono è giusto, però in questo caso si sente maggiormente la differenza tra la Telecaster e la Les Paul. Infatti qua il suono si sente che è leggermente fine rispetto all'originale, però è comunque un gran suono, tanta roba. Bellissimo, Andrea, sei stato bravissimo. Però c'è questa cosa della Les Paul che la risolviamo, eh. Ciao Ale, sono Susanna, per il Diamoci un tono su Slash ho suonato l'assolo di Don't Cry, ho usato il mio Pod Go con la simulazione JCM 800, un overdrive, il compressore e un pochino di delay. E ho usato la mia Fender Les Paul. Ah, mi chiudono il canale qua per questa cosa, non si dice Fender Les Paul. Ma scusami, ma quella non è una Telecaster? Ah, ecco. Ah, ecco. Tra l'altro, raga, niente. È la prima volta che una donna manda un video per il Diamoci un tono. Io sono super contento perché voglio vedere anche le chitarriste. Fatevi vedere, mandate i vostri video per il Diamoci un tono e fateci vedere quanto siete brave. Vabbè, lasciamo perdere. Vai Susanna, facci sentire. Non hai usato una Les Paul, te lo perdoniamo perché siamo gentili. E fa niente perché il suono è stupendo, l'assolo è suonato bene, i bending sono intonati, è tutto perfetto. Avessi usato una Les Paul sarebbe stato da voto 100... Quant'è che si dà il massimo voto quando ci si fa la laurea? Perché io non l'ho fatta. Bellissimo. Stupendo, il suono era perfetto, sembrava di sentire quasi l'originale. Se mi fanno lo strike del copyright vengo a prenderti. Tra l'altro hai fatto un suono super simile a quello che avevo fatto io per questo video in cui ho provato la chitarra di Slash. Cioè se siete fan dovete vederlo. Anche se l'avete già visto, riguardatelo. E per la Telecaster ti perdono solo perché io avevo in mente di fare la stessa cosa con una Telecaster, solo che invece della Fender ho comprato l'Harley Benton. Ciao Ale, ciao amici di Shipyard, sono Andrea. Per questo Diamoci un tono di Slash ho deciso di suonare l'assolo di November Rain, che è uno degli assoli che mi piace di più nella storia del rock, con la mia Fender Strato. Les Paul. Ormai siete scontatissimi, dovete inventarvi qualcos'altro se volete fregarmi, perché io non ci credo più che fate queste cose con le chitarre sbagliate. Utilizzo questa Les Paul standard della Gibson 50s, la simulazione della Soldano Slow 100 della Neural DSP. Buona musica amici. Vai, facci sentire sta Fender Telestrato cose. Bellissimo, perché è il suono giusto, con la chitarra giusta, con i suoni giusti, però quella cosa della Fender non te la perdono. Preciso, tagliente, aperto ma contemporaneamente chiuso. Cioè è il suono di Slash con la chitarra, immagino, con il tono del pick up leggermente chiuso. Perfetto. Bending erano intonati, le plettrate erano belle, i legati erano legati, gli slide erano slide. A parte gli scherzi, lei è suonata veramente bene, con il suono giusto, con la chitarra giusta, come ho detto. E cosa può uscire di sbagliato da questa combinazione di cose? Solo la Stratocaster.
Dai, basta. Eccomi. Eccoti. Allora, perché Nakino Neves Door? È stato il primo assolo che ho imparato, l'ho sempre suonato, un assolo semplice, però Slash lo suona in un modo divino, un tocco stupendo. Ho preso il Captor X da poco ed era la prima volta in assoluto che registravo col Captor X, quindi allora ho detto faccio così semplice però cercando di avere un bel suono. Vai, io ti dico solo che questo assolo è stato anche il mio primo assolo imparato, quindi hai tutta la mia attenzione. E non attacco le cuffie. Allora, il suono è bello, ma forse un pochino fine. Cioè, io avrei fatto magari qualcosina per amalgamarlo meglio con la base, sia a livello di volumi, ma anche a livello magari di ambienti e cose del genere. Hai detto che hai usato per la prima volta il Torpedo Captor X, quindi te la perdoniamo. Tra l'altro, se vi interessa, magari interessa anche a te, ho fatto un video su questo bellissimo aggeggio, ve lo lascio qui sopra, perché ve lo spiego proprio dalla testa ai piedi. È suonato bene, il suono possiamo dire che il tono è quello giusto, il timbro è quello. Forse io gli avrei dato un pochino più di gain per farlo impastare un po' e un po' più di ambiente intorno. Comunque davvero, il Captor X studiatelo proprio preciso perché ha delle possibilità che sono spaziali. Ciao Ale, ciao chitarristi, io sono Marco. Per il Diamoci un tono a tema Slash vi dico che sono indispensabili davvero solamente due cose. Indovino, sono i capelli ricci e il cappello, con la sigaretta in bocca opzionale. Uno, ovviamente, è avere una Gibson Les Paul. Nel mio caso, la mia bellissima Les Paul Standard, con questo top fiammato da paura, stupenda. E poi ovviamente una testata valvolare Marshall, nel mio caso un DSL 20, 2 canali. Mi sono concentrato quindi sia sui suoni puliti che sui suoni distorti, perché penso che il suono pulito di Slash, quello che usa per gli arpeggi, sia un ottimo suono pulito. Per quanto riguarda invece i suoni distorti, visto che l'amplificatore ha un timbro piuttosto moderno, ho utilizzato il gain sotto la metà, così da avere comunque una buona dinamica e non impastare troppo il suono. Per quanto riguarda i soli, ho aggiunto un piccolo boost sia di gain che di volume e un po' di delay digitale. Finalmente qualcuno che ha fatto 3 suoni separati, diversi tra loro, bellissimi. Adesso voglio ascoltarli perché mi piaceranno, secondo me, non lo so. E non ho attaccato le cuffie. Bellissimo. Questo suono per il clean di Don't Cry è stupendo, ma sei sicuro che non mi hai fregato e mi hai mandato una traccia tipo l'originale suonata in playback perché è tipo ugualissima? Anche l'arpeggio di Nakino Neves Door. Qua non ti dico che è l'originale perché forse l'originale era un po' più effettato, però hai usato la Les Paul, per forza escono sti suoni. Stupendo. No, veramente, fate tanto caso a quelle note stoppate che fa prima dell'accordo, perché lì il suono di Slash si sente tantissimo. Questo è il tema di Paradise City ed è stupendo. Quante volte ho detto stupendo? Troppe volte. Qua l'unico punto che posso farti è che secondo me il suono qui è leggermente più chiuso. Non l'originale più chiuso, ma il tuo risulta tanto vattato, anche se è un sacco simile all'originale, soprattutto per il timbro. Stupendo.
Basta. No, comunque c'è anche da considerare il fattore mix all'interno della canzone, perché comunque la chitarra qui è molto fuori per farla sentire e hai fatto strabene a fare questa scelta, e di sicuro portando il volume della base e della chitarra a livello giusto il suono viene percepito in modo diverso, motivo per cui quando sentiamo le tracce isolate dei nostri chitarristi preferiti sentiamo dei suoni che fanno schifo, soprattutto con Slash. Allora, vediamo se riesco a non sfigurare troppo in mezzo a tutti questi chitarristi bravissimi. Per i miei suoni io voglio usare sicuramente la mia Les Paul standard e, come ho detto prima, un amplificatore che non vi voglio dire. Per scoprirlo guardate il link qui sotto in descrizione perché resterete stupiti. Con questa quelli di Musical Store 2005 si sono superati. Però non barate, fatelo dopo aver sentito i suonati e dopo aver tentato di indovinare che amplificatore sia, ovviamente nei commenti. Le premesse per un suono stupendo ci sono tutte. Ora vediamo se le aspettative saranno anche rispettate. Ah, e dopo i miei suonati vi dico anche quale sarà il tema del prossimo Diamoci un tono, quindi non perdetevelo. Ok, fatemi sapere nei commenti se ho sfigurato oppure se i miei suoni andavano abbastanza bene oppure se facevano schifo. Già solo perché ho usato la Les Paul e sono super curiosissimo di sapere se riuscite a indovinare che amplificatore ho usato. Poi per avere la risposta guardate il link qui sotto. Ora per il prossimo Diamoci un tono il protagonista sarà Stevie Ray Vaughan. Come l'ho detto bene. Non sarà semplicissimo ma io credo in voi e voglio vedere tutte le cose che mi mandate perché me ne manderete tantissime. Punti extra per chi lo farà usando una Les Paul. O comunque di puntate del Diamoci un tono ne sono uscite veramente un sacco Cioè questa è la 10ª. Voi ovviamente nei commenti mi dovete far sapere quali altri artisti volete, ma prima guardate qua sopra perché vi lascio la playlist con tutte le puntate, così vedete Diamoci un tono di Slash, quello dei Metallica, quello di Van Halen, quello di Jimmy Page, così non mi chiedete cose che sono già uscite. Per partecipare al prossimo episodio del Diamoci un tono mandate 2 video, uno in cui spiegate il vostro suono e come lo avete ottenuto e l'altro ovviamente con la performance. Il tutto a questa mail entro e non oltre questa data. Tra l'altro me lo chiedete in tantissimi, ovvio, potete usare WeTransfer, è super comodo perché non dovreste poter farlo usare, E niente raga, siete ancora qua, andate a vedere gli altri episodi.